Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vedremo insieme 10 frasi e queste 10 frasi sono ricavate dalla coniugazione di due verbi pronominali che sono esserci e starci. Forse alcune delle frasi che vedremo insieme oggi le conoscete già oppure le avete sicuramente sentite e quindi oggi le analizziamo nel dettaglio per poterle capire meglio nella conversazione oppure quando guardate film o ascoltate podcast per esempio, ma anche per poterle magari usare nella conversazione. Le frasi sono le seguenti. Ci siamo? Ci siamo? Adesso sì che ci siamo. Non ci siamo. Ci risiamo. Ci sono. Ci sto. Ci sta tutto. Ci può stare. Ci sta che... puntini puntini. Vediamo le prime frasi che sono ricavate dalla coniugazione del verbo esserci. Esserci è un verbo pronominale perché al suo interno troviamo il pronome ci. Allora, vediamo la prima espressione. Ci siamo, ci siamo. Significa siamo pronti, siamo pronti. Di solito usiamo questa espressione prima di iniziare a fare qualcosa o prima di fare qualcosa. Per esempio, ho tutte le valigie pronte. Ci siamo. Adesso possiamo partire. Ok? Quindi è una frase che si usa spesso prima di fare qualcosa, quando si è pronti per fare qualcosa. Ci siamo. E questa è un'esclamazione. La stessa frase può essere trasformata in una domanda e quindi possiamo chiedere: ci siamo? Cioè, siamo pronti? In questo caso sto chiedendo, sto facendo una domanda. Ovviamente in questo caso possiamo anche cambiare la persona. Non è per forza noi ci siamo. Può anche essere voi ci siete? Per esempio, io telefono ad un gruppo di amici e dico: io sto per uscire di casa. Voi ci siete? Significa voi siete pronti? Quindi questo uso del verbo esserci è molto comune, molto popolare nella conversazione informale di tutti i giorni tra amici. La terza frase è adesso sì che ci siamo. In questo caso è un po' più lunga, abbiamo aggiunto altre parole. Adesso sì che ci siamo. Significa ora stiamo andando nella direzione giusta. Ora sì che va bene. Per esempio, sto montando un mobile e le cose non stavano andando molto bene perché non trovavo determinati pezzi. Poi li ho trovati e allora a quel punto ho potuto esclamare adesso sì che ci siamo, nel senso che ho trovato i pezzi giusti e adesso sto andando nella direzione giusta. Questa è un'espressione fissa, quindi in questo caso ci siamo non cambia, è impersonale, è generico. Adesso sì che ci siamo. Poi la quarta frase è non ci siamo, non ci siamo. Che significa? Significa che delusione, è deludente. Per esempio, una persona deve presentare una relazione finale per un progetto e la deve presentare al proprio capo. Il capo legge la relazione ed esclama: non ci siamo. Questa frase significa
non va bene, non va bene. Quindi, quando qualcuno esclama non ci siamo, non è molto soddisfatto di quello che ha appena visto, letto o sentito. Anche questa è un'espressione fissa, quindi è generica, è impersonale, è sempre non ci siamo. La quinta frase è ci risiamo, ci risiamo. Che significa? Significa di nuovo, no, di nuovo, no, ci risiamo. Per esempio, avete due amici che litigano sempre e questa cosa vi ha un po' stufato. Vi vedete tutti insieme per andare a cena fuori, pensate che le cose stiano andando nel verso giusto, però all'improvviso i due amici cominciano a litigare e voi esclamate ci risiamo. Cioè, di nuovo, è successo di nuovo, litigano di nuovo. E ovviamente in questa espressione c'è molta stanchezza, c'è molto fastidio per qualcosa che succede di nuovo. E ovviamente questa pesantezza si sente anche dal tono di voce. Ci risiamo. Anche questa è fissa, quindi è impersonale, è generica e si usa sempre così. E si usa sempre così. Ci risiamo. Vediamo la sesta espressione, che in realtà si ricollega un po' alle prime due. Ci sono. Ci sono significa che sono pronta, ok? Anche qui vediamo sempre il verbo esserci, coniugato però alla prima persona singolare, io. Io ci sono, eccomi, ci sono. Quindi questa in realtà si ricollega molto alle prime due perché ha lo stesso significato ma cambia la persona. Significa che possiamo usare il verbo pronominale esserci a tutte le persone per dire che si è pronti o per chiedere se si è pronti. E queste erano le frasi che deriviamo dalla coniugazione del verbo esserci. Vediamo ora le ultime 4 frasi che deriviamo dalla coniugazione del verbo starci. Quindi la settima frase è ci sto. Ci stai? Ci sto. Cosa significa? Significa che sto accettando una proposta. Domani sera andiamo tutti a ballare, ci stai? Cioè, accetti l'invito? Ci sto. Accetto l'invito. Se dico ci sto, significa che accetto un invito, accetto una proposta, sono d'accordo a fare qualcosa. Anche in questo caso il verbo starci può essere coniugato a tutte le persone per dire che si accetta di fare qualcosa o per chiedere se si accetta di fare qualcosa. L'ottava frase è ci sta tutto. Cosa significa? Significa che va benissimo, è perfetto. Per esempio, è una bellissima giornata di sole. State facendo una passeggiata con un vostro amico o una vostra amica e questa persona vi dice: ma perché non facciamo aperitivo? Ti va? E voi rispondete: con questa giornata di sole ci sta tutto. Cioè, sarebbe perfetto fare aperitivo, è perfetto fare aperitivo, va benissimo, ci sta tutto. Questa è molto colloquiale, questa espressione. Poi, la penultima frase è ci può stare, ci può stare. Significa ha senso. Per esempio, se dico per il mio compleanno vorrei offrire qualcosa da bere o da mangiare a tutti i miei amici
e quindi vorrei invitarli da qualche parte. Facciamo un aperitivo e la persona con cui sto parlando mi dice sì, l'aperitivo ci può stare. In questo caso significa sì, ha senso, perché vuoi comunque offrire qualcosa ai tuoi amici, ma non vuoi spendere troppo, quindi ci può stare offrire un aperitivo. Ha senso offrire un aperitivo. E infine vediamo la 10ª e ultima frase che è ci sta che puntini puntini. Questa frase significa è comprensibile che puntini puntini. Per esempio, Franca e Valeria hanno litigato e quindi Valeria non andrà alla festa di Franca. Quindi per commentare questa situazione una persona potrebbe dire ci sta che Valeria non vada alla festa di Franca, cioè è comprensibile che Valeria non vada alla festa di Franca, hanno litigato, ok? Quindi ci sta che più il congiuntivo, un verbo al congiuntivo, significa è comprensibile che. Anche questa espressione è molto usata nella conversazione. Ci sta che tu non abbia voglia di uscire, guarda che tempo fuori. È comprensibile che tu non voglia uscire, che tu non abbia voglia di uscire, guarda che tempo, c'è un tempo da lupi fuori. Allora, questo è tutto per il video di oggi. Spero che vi piaccia e spero che vi sia utile. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!